Buongiorno! Buongiorno! Oggi un altro bel risveglio dopo una giornata trascorsa all'isola della Graziosa che è stata meravigliosa. Siamo ancora ad Orzola, non ci siamo mossi di qua. No. Ormai stiamo quasi prendendo la residenza. Il postino ci piace veramente tantissimo. Guardate cosa abbiamo alle spalle. Uno spettacolo assoluto. Adesso facciamo un giro per una spiaggia e poi comunque ripartiremo perché la strada ci attende. Playa Peligrossa, addirittura Peligrossa. Andiamo a vederla. Ma anche questa, che spiaggia è meravigliosa, Playa della Canteria, di fianco al villaggetto di Orzola, bellissimo. Tutti surfisti che cercano di giocare con le onde, la marea si sta alzando, quindi le onde sono in crescita. Ma che posto è anche questo? Beautiful. Dopo il nostro giro in bici riprendiamo Carletto e saliamo in montagna. Vogliamo arrivare in alto ai vari mirador che ci sono per ammirare sia la Graziosa dall'alto che il resto dell'isola. Dove siamo? Al Mirador del Rio, donde se mira l'isla de La Graciosa. Siamo arrivati al Mirador del Rio, il punto panoramico sopra la parete rocciosa, sopra Orzola, dal quale si vede l'isola della Graziosa che abbiamo visto ieri. Fantastico. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Betty con l'isola della Graziosa alle sue spalle. Just come share my pillow and rain, rain, go away. È talmente bello questo Mirador con questa vista sulla Graziosa che non ce ne vogliamo più andare. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth.
sempre la Graciosa sullo sfondo con la sua montagna Maria, che è questa, lato sud dell'isola. Qui ci sono dei borghetti, uno più bello dell'altro. Ora ci siamo fermati ad Aria e ci facciamo 2 passi qui in paese. Qui hanno diversi piatti particolari della zona, dal coniglio alla capra, all'agnello, il maialino da latte e vari tipi di carne. Sarebbero da assaggiare. Sì. Questa è la strada che abbiamo fatto per salire quassù. Guardate dove va. Incredibile. Sembra di essere in montagna qui. Tutte strade a zig-zag, ma con una vista completamente diversa dalle nostre montagne. In un'isola così piccola ci sono talmente tanti punti da vedere che noi non so quanto tempo ci mettiamo a vederla tutta, perché ci fermiamo ogni 5 minuti. Da una parte all'altra ci sono 70 km da nord a sud e ci mettiamo 8 ore per farlo. Altro che 8 ore, giorni e giorni. Un altro posto meraviglioso, abbiamo il tramonto di là, siamo rivolti a nord vediamo di nuovo la Graciosa, tutte le altre isole dell'arcipelago Quinijo. Questa è la Playa de San Juan, siamo vicino al paese di Caleta de Famara e questa Lanzarote mi fa impazzire. E noi che dire, abbiamo parcheggiato proprio qui dietro la spiaggia e questa sera ci godiamo il tramonto e il colore del sole da qua e vi salutiamo. Se non ci sentiamo più tardi, buona serata a tutti. Buonanotte. A domani. Il rumore del mare in lontananza e la corona di montagne vulcaniche attorno a noi. Posto delizioso. Buongiorno, una nuova giornata molto ventosa in quel di Lanzarote. Siamo a Playa del Juan, costa nord-ovest di Lanzarote
E ci siamo fermati in questa strada a fondo chiuso, paradiso dei surfisti. Sono tutti surfisti di fianco a noi. Temperatura stupenda con questo vento che non rende neanche il calore così eccessivo, si sta benissimo. Qui i surfisti si stanno preparando, molti hanno dormito qui di fianco a noi, altri sono in continuo andirivieni per prendere le onde migliori, e oggi è sabato, quindi ci sarà parecchia gente a fare surf. C'è anche Mauretto, comunque non l'ho lasciato in camper. No, sono rimasto in camper stamattina perché avevo qualche mail da rispondere, un po' di lavoretti da fare, quindi a posto, a posto. Adesso sono anch'io operativo. Andiamo a fare 2 passi, va lungo la spiaggia. Lasciata la Playa de Famara ci siamo spostati di una decina di chilometri, forse anche meno, e siamo a Teghise, perché oggi qui è sabato, sia oggi che domani c'è una manifestazione enogastronomica, oltre ad un mercatino artigianale famoso e tipico di questa zona. Quindi andiamo a visitarlo e ci trascorriamo tutta la giornata qui, dormiremo qui, abbiamo già parcheggiato Carletto. Adesso con i nostri amici Alessia e Marilisa, che abbiamo ritrovato dopo 5 giorni di viaggio in solitario, ce ne andiamo a vedere la fiera. Iniziamo con un po' di vino di Lanzarote della Gueria. È il grifo. È il grifo. Vuoi picchiare? Molto valido, sì. È molto minerale. Molto minerale, certo. La terra vulcanica proprio. Buono. Siamo una birreria artigianale, ormai aperta da 10 anni, qui sono tutte metà delle nostre birre artigianali, e la novità di oggi è questa, che è speciale per l'inverno, è la pelete, è una tostata fatta con cannella, ginger, adesso in italiano, e buccia d'arancia. Veniteci a trovare i canali, questo sta bene. Noi l'abbiamo assaggiata, è buonissima, buonissima, merita tantissimo. Grazie mille. Grazie Salvatore, ciao, grazie. Grazie.
E buongiorno amici, siamo sempre a Teghise. Questa notte abbiamo dormito qui, proprio appena fuori città, a pochi passi, quindi comodissimi per visitare questa fiera enogastronomica che si svolge nel weekend qui proprio a Teghise, e c'è stata un'affluenza pazzesca. Questo parcheggio ieri era stra pieno, non saremmo riusciti nemmeno ad uscire. Invece stamattina, oggi è domenica, c'è anche un famoso mercatino qui proprio a Teghise, che dicono che sia uno dei più belli di tutta Lanzarote, quindi perché non vederlo? È impossibile svegliarsi al mattino e partire presto, perché con Mauro trova da chiacchierare ovunque e con tutti. Informazioni, prendo informazioni. Quindi solo adesso che ormai sono le 11 riusciamo ad andare a vedere il mercato. Più di un giorno trascorso a Teghise per un mercatino della domenica mattina e fiera enogastronomica Saborea de Lanzarote sabato e domenica, quindi insomma un caos infinito, però è stato molto piacevole, molto divertente. Ora, dopo più di un giorno di stazionamento fermi in quel parcheggio, ci muoviamo per vedere altre bellissime cose di Lanzarote. Dove andiamo? Non lo so, hai deciso tu. Io non ho deciso, è inutile che dici hai deciso tu. Ora andiamo di là, poi vediamo. Monumento al campesino. Vámonos. È il museo dedicato alla cultura contadina. Queste buche sono quelle che troveremo poi nella zona dell'Algeria, dove vengono coltivate le viti. Questo è un mulino di pietra che veniva utilizzato per la macinazione del grano con la trazione da parte di cavalli, asini o, in caso estremo, anche di forza umana stessa. Gli schiavi. Mette il suo asciugamano, Mauretto, e si prepara per un bagnetto, vero? Vieni. Certo che vengo con te. Come fanno a Lanzarote a proteggere le spiagge dal forte vento? Guardate. Muretti di roccia nera. Dopo un breve bagnetto
in spiaggia. Torniamo in camper, adesso il cielo si è un po' coperto, fa un po' più freschino e ci andiamo a rinchiudere e a lavorare un po' dentro il camper. Comunque guardate dove siamo parcheggiati. Qui insieme ad altri camper siamo nella piccola penisoletta della Santa, dove è molto selvaggia, a parte questi palazzoni e residence e villaggi dietro di noi, però sono un po' distanti. Noi qui siamo tranquillissimi, c'è un silenzio assoluto, il sole ormai si è nascosto dietro le nuvole, quindi il tramonto non lo vediamo. Vi auguriamo una buona notte e ce ne stiamo un po' tranquilli e rilassati qui, fronte mare, fronte oceano, con il sole che cala. Una nuova avventura ci sarà anche domani. Da qui, da Carletto, ci godiamo un tramonto da favola.